C'è una cassaforte di vetro che chiunque, anche tu adesso, può guardare. Tutti vedono cosa c'è dentro. Tutti sanno dov'è. Dentro ci sono 68 miliardi di dollari. Almeno secondo la stima più citata, e anche la più prudente, vale decine di miliardi. Perché di quel tesoro non è certo nemmeno il totale. Il proprietario non la apre da 16 anni. Non ha mai speso un centesimo. E ha un nome che forse hai già sentito. Satoshi Nakamoto, l'uomo che ha inventato Bitcoin. C'è solo un problema. Satoshi Nakamoto non esiste. Nessuna foto, nessun documento, nessuna voce registrata. Lo hanno cercato giornalisti da premio Pulitzer, milioni di appassionati e oggi perfino gli algoritmi che riconoscono la scrittura. Niente. Io sono Alan, l'avatar del canale Cryptic. Sono un'intelligenza artificiale e te lo dico subito, perché qui vale una regola sola. Niente opinioni. Io seguo i soldi. E questa è la storia dei soldi più strani mai esistiti. Un tesoro cresciuto per 16 anni sotto gli occhi di tutti e che nessuno può toccare. Alla fine non ti darò un nome, ti darò di più, quello che i dati sanno davvero, compreso il dettaglio che cambia tutto, arrivato quest'aprile. Da allora, su quella cassaforte ticchetta un orologio. Io sono Alan e i soldi non mentono. Qui si studia, le decisioni restano tue. Per capire il tesoro, devi vedere come nasce. 3 gennaio 2009. Un uomo senza volto accende una macchina nuova, un libro mastro pubblico, dove chiunque può leggere ogni pagina e nessuno può strapparne una. Sulla prima pagina incide il titolo di un quotidiano di quel giorno. Il Times di Londra parla di banche da salvare. Non è un caso, è una firma. Quella moneta appena nata vale 0. Non poco, 0. 9 giorni dopo, la prima transazione della storia. 10 bitcoin a un crittografo di nome Hal Finney, che il giorno prima aveva twittato una frase destinata alla leggenda. Sto facendo girare bitcoin. Tienilo a mente quel nome. Hal Finney. Tornerà. Perché questa storia, da qui, comincia a correre. Ottobre 2009. Il primo listino della storia. $1 vale 1309 bitcoin e quel prezzo non lo decide il mercato, è il costo della corrente elettrica per produrli. Maggio 2010. Un programmatore della Florida, Laszlo Haniez, uno dei migliori, non uno sprovveduto, offre 10.000 bitcoin a chi gli porta 2 pizze. Per 4 giorni nessuno accetta. Poi un ragazzo di 19 anni ci sta. 2 pizze, valore qualche decina di dollari. Quei 10.000 bitcoin, ai valori di oggi, valgono 625 milioni di dollari. Le 2 pizze più care della storia umana. E ora la domanda che ti stai facendo anche tu. Quante volte ha moltiplicato il suo valore questa cosa? Dal primo listino a oggi, 80 milioni di volte. $1 cambiato quel giorno d'ottobre e mai più toccato. Sarebbe diventato 80 milioni di dollari. Non è una promessa. È il passato. La stessa moneta ha perso metà del valore in 8 mesi ed è crollata di oltre l'80% più di una volta. Chi è entrato nel momento sbagliato ha visto sparire quasi tutto. I numeri impressionano in salita e travolgono in discesa. Mentre tutto questo accade, l'inventore lavora e il suo computer stampa pagine del libro in silenzio. E qui serve capire una cosa sola. Il suo computer aveva un difetto. Numerava le pagine del libro mastro in un modo tutto suo, una specie di calligrafia involontaria, riconoscibile ancora oggi. I ricercatori la chiamano la firma di Satoshi. Funziona così. Ogni computer che stampa lascia nelle pagine, i blocchi, come li chiamano i tecnici, un contatore interno. Quello di Satoshi si comportava diversamente da tutti gli altri. Seguendo quella calligrafia, pagina dopo pagina, si ricostruisce cosa ha minato lui. Circa 22.000 blocchi, nei primi 16 mesi di vita della rete. Poi, nel corso del 2010, la firma sparisce dai registri. Il suo computer smette di stampare e quello che ha accumulato resta lì. Quanto ha accumulato, esattamente? Ecco la prima sorpresa di questa indagine. Non lo sa nessuno con certezza. La stima più citata, quella del ricercatore che ha scoperto la firma, dice 1.100.000 bitcoin. Un'analisi rivale parla di una cifra tra 600 e 700.000. Perfino il tesoro si nasconde. Ma guarda questo grafico, perché la forma conta più del numero. La montagna sale ripida nei primi 16 mesi e poi diventa una linea piatta. Piatta per 16 anni. 0 movimenti. 0. Facciamo i conti. Anche con la stima più prudente, parliamo di una fortuna grande quanto una piccola nazione.
con quella più citata molto di più. E nessuna di quelle monete si è mai mossa di 1 millimetro. E c'è un dettaglio che rende tutto più assurdo. Questo patrimonio non dorme mai. Le borse chiudono la sera, chiudono il weekend. Bitcoin no. Quel tesoro cambia valore ogni secondo da 16 anni, notte e giorno, Natale compreso. Ogni volta che il prezzo si muove di $1, quel mucchio si muove anche di $1 milione. Di recente, mentre chiudevamo questa indagine, in un solo giorno quel mucchio ha oscillato di miliardi di dollari e il padrone non ha mai controllato, nemmeno una volta. Nell'estate del 2025, una testata di settore ha fatto i conti. A un passo dai 10 uomini più ricchi del pianeta, davanti a Bill Gates. E al picco di ottobre valeva ancora di più. Ma se cerchi Satoshi nelle classifiche ufficiali, non c'è. Forbes non lo conta. Patrimonio non verificabile. La classifica dei più ricchi del mondo ha un buco. Un buco a forma di fantasma. Ora torniamo a lui, perché prima della sparizione vera c'è stata una prova generale. Marzo 2009. Bitcoin ha 2 mesi di vita e il suo inventore tace. Nei canali pubblici che conosciamo, 233 giorni di silenzio. Quasi 8 mesi. Poi, a ottobre, torna e risponde proprio all'utente che in quei giorni stava dando a Bitcoin il primo prezzo della sua storia. Da lì riparte tutto. Luglio 2010 è il suo mese più attivo di sempre. 146 messaggi. Poi la discesa, mese dopo mese. 129, 38, 29, 22. E a metà dicembre 2010, l'ultimo messaggio pubblico. Tecnico, asciutto, stop. Qualche mese dopo, aprile 2011, scrive in privato a uno sviluppatore le sue ultime parole conosciute. Sono passato ad altro. Bitcoin è in buone mani. Quando se ne va, un Bitcoin vale meno di $2. L'intero tesoro, un paio di milioni. Se ne va da milionario. E il tempo, da solo, moltiplica quel tesoro decine di migliaia di volte. Lui non torna mai, nemmeno a guardare. Se ne va, ma andandosene lascia le impronte. E le impronte nei dati non si cancellano. Abbiamo rianalizzato ogni suo messaggio pubblico, riga per riga, e abbiamo trovato il nulla. Un nulla così perfetto da far paura. In tutta la sua vita pubblica, quasi 600 messaggi in più di 2 anni di scrittura fitta. Mai un riferimento alla sua giornata. Mai uno stamattina. Mai uno stasera. Mai il meteo. Mai la famiglia. Mai un amico, mai un caffè, mai una vacanza. Zero. Ha cancellato ogni traccia della propria vita dalle proprie parole. Capisci cosa significa? Non è riservatezza, è disciplina. Una disciplina quasi disumana, mantenuta per anni senza sbagliare una riga. Ma c'è una cosa che nessun essere umano riesce a nascondere, nemmeno volendo. Quando dorme. Ogni suo messaggio, e sono più di 500, porta l'ora stampata sopra. Abbiamo messo tutte quelle ore su una mappa, la giornata intera, ogni puntino, un messaggio. E le ore vuote, le ore in cui non scriveva mai, disegnano una cosa che il suo nome non vorrebbe farti sapere. Eccola, la mappa delle sue ore. Guardala bene. La sera, una foresta di messaggi. E poi quel deserto, dalle 5 del mattino all'1 del pomeriggio. Ora di Greenwich, quasi niente. E dentro quel deserto, 4 ore, dalle 7 alle 11. In cui non ha scritto nulla. Mai. 0 messaggi in tutta la sua vita pubblica. Quelle sono le ore in cui dormiva. E adesso falle girare intorno al mondo. Se Satoshi fosse in Giappone, come dice il suo nome, quelle ore sarebbero il pomeriggio. Un giapponese che dorme dalle 2 del pomeriggio alle 10 di sera. Ogni giorno. Per anni. Ti sembra credibile? Se invece fosse sulla costa est americana, quelle ore andrebbero da mezzanotte alle 8 del mattino. Il sonno più normale del mondo. Io non dormo mai, letteralmente. Sono fatto di codice. Lui invece dormiva, ed è l'unica cosa che non è riuscito a cancellare. A meno che non abbia recitato anche il sonno, ogni singolo giorno, senza sbagliare una notte. Regola numero 1. Mai fidarsi di chi promette rendimenti. Regola numero 2. I dati non mentono. E regola numero 3. Iscrivetevi e mettete un mi piace al video. Un'impronta del genere accende la caccia. E la caccia, una volta, ha quasi distrutto un innocente. Marzo 2014. La rivista Newsweek pubblica in copertina il volto dell'uomo che, secondo la sua inchiesta, ha creato Bitcoin. Si chiama Dorian Satoshi Nakamoto, ingegnere in pensione, vive in California. In poche ore, decine di giornalisti accampati davanti a casa sua. Quando esce, parte un inseguimento in auto per 22 km, ripreso in diretta, fino agli uffici della Associated Press, l'agenzia di stampa.
Dorian nega tutto, non sa nemmeno bene cosa sia Bitcoin. E quello stesso giorno, mentre la caccia è ancora calda, succede una cosa che ancora oggi fa venire i brividi. L'account originale di Satoshi, muto da più di 3 anni, si sveglia per scrivere una sola riga. Io non sono Dorian Nakamoto. Poi, mesi dopo, lo stesso account dichiara di essere stato violato. Quindi l'ultima parola pubblica di Satoshi forse non era nemmeno sua. Il mistero. Dentro il mistero. C'è anche chi ha fatto il percorso opposto. Invece di scappare dal nome, se l'è preso. Craig Wright, informatico australiano. Per anni ha giurato al mondo di essere Satoshi. Ha querelato chi lo negava, finché un tribunale inglese non ha esaminato le sue prove, documento per documento. Il verdetto del giudice, nero su bianco, è l'unica certezza giudiziaria di tutta questa storia. Non ha scritto il progetto originale di Bitcoin, non ha operato sotto il nome Satoshi Nakamoto, non ha creato il sistema Bitcoin. E le sue prove? Falsificate, su scala enorme. L'unico uomo che giurava di essere Satoshi è l'unico che un tribunale ha dichiarato ufficialmente non esserlo. Rileggilo, con calma. Restano i sospettati storici e ognuno ha un dato a favore e uno contro. Hal Finney, il primo a ricevere Bitcoin, e il vicino di casa, incredibile ma vero, proprio di Dorian Nakamoto. Peccato che, mentre Satoshi scriveva email e muoveva monete, Finney stesse correndo una gara di 16 km, con tanto di classifica ufficiale. Almeno in quel momento, le mani sulla tastiera non erano le sue. È morto nel 2014 e con lui le sue risposte. Nick Szabo, il teorico che l'aveva quasi inventato e che nega da sempre. E poi Peter Todd. Nel 2024 un documentario della HBO lo ha indicato davanti al mondo intero. La sua risposta, per la cronaca, non sono Satoshi. Poi ha accusato il film di avergli messo un bersaglio addosso. Ed è sparito dalla circolazione. Lo vedi il filo? Chiunque tocchi questo nome, per sbaglio, per accusa o per scelta, finisce inseguito, nascosto o in tribunale. Essere Satoshi è pericoloso, anche quando non lo sei. E così arriviamo all'ultimo capitolo. Aprile 2026. Il fascicolo si riapre, e stavolta il detective è di quelli veri. John Carreyrou, il giornalista premio Pulitzer che ha smascherato la truffa Theranos. Ha passato più di un anno su un database di 134.000 messaggi delle vecchie liste di discussione dei crittografi. Il suo metodo è l'impronta della scrittura. Le parole che scegli e gli errori che ripeti sono difficili da camuffare quanto una calligrafia. 3 analisi indipendenti, e tutte e 3 indicano lo stesso uomo, Adam Back, leggenda della crittografia, citato perfino nel progetto originale di Bitcoin. Condivide con Satoshi 67 errori di scrittura su 325, quasi il doppio di chiunque altro. Carreyrou si dice certo al 99%. Caso chiuso? No. Ecco, la crepa. Il linguista della sua stessa inchiesta definisce i risultati non conclusivi, con Finney, di nuovo, quasi alla pari. E Beck nega, mostrando le vecchie chat in cui chiedeva ad altri come funzionasse Bitcoin. La caccia più sofisticata di sempre si è fermata a un passo dalla porta, come tutte le altre. A questo punto la domanda ce l'hai in testa anche tu. E se un giorno vendesse tutto? Premessa, quello che segue è un esercizio sui precedenti reali, non una previsione. Nessuno sa cosa succederebbe, ma la storia qualche prova generale ce l'ha data. 2024. La Germania vende quasi 50.000 bitcoin sequestrati, in 3 settimane e mezzo. Il prezzo affonda fino ai minimi, e un anno dopo è raddoppiato. Per lo Stato tedesco 2 miliardi e 300 milioni di guadagno sfumato. 2025. Un misterioso proprietario della prima ora vende 80.000 bitcoin fermi da 14 anni. Il mercato, in piena euforia, li assorbe quasi senza un graffio. Il tesoro di Satoshi, anche nella stima più prudente, è 12 volte la vendita tedesca. E il mercato del 2026 non è quello del 2025. È più fragile, più sottile. Ma ecco il colpo di scena. Non serve che venda. Nel 2026, già 2 volte, vecchie monete dormienti si sono mosse. E 2 volte il mondo è scattato in piedi, prima di scoprire che non erano le sue. Basterebbe un solo movimento vero per scatenare il panico. E lui questo lo sa. Anche perché vendere significherebbe smascherarsi. Nessuno può incassare miliardi restando un fantasma. Perché non li tocca, allora? Le ipotesi sono 4. È morto e le chiavi con lui. Ha perso le chiavi. È disciplina di ferro, l'inventore che non incassa per non diventare il padrone.
Oppure non può, senza smettere di esistere come fantasma. I dati non scelgono per noi. Ma dall'aprile del 2026 c'è una novità. Le monete di Satoshi stanno nelle casseforti più vecchie della rete, quelle con la serratura a vista, le più esposte ai computer di domani, i quantistici. E un gruppo di sviluppatori ha proposto una cura radicale, molto discussa, tutt'altro che decisa. Qualche anno per traslocare nelle casseforti nuove, poi il congelamento di quelle abbandonate. C'è perfino un modo per dimostrare di esserci senza muovere nulla. Per 16 anni, per quel tesoro, il tempo non è esistito. Adesso, forse, esiste. Comunque finisca, il fantasma, prima o poi, dovrà decidere. C'è un vecchio film, Quarto Potere, che racconta questa storia. Un giornalista indaga sull'uomo più ricco del mondo, inseguendo il significato di un'unica parola, e non lo trova mai. Ma strada facendo, scopre chi era quell'uomo. Ecco, il nome di Satoshi non ce l'abbiamo, ma questa indagine ci ha detto chi era. Uno che di sicuro non viveva con gli orari del suo nome giapponese, che mescolava l'inglese di Londra con quello americano, che cancellava se stesso ogni giorno con disciplina militare e che non ha mai toccato un tesoro che vale quanto una piccola nazione. I soldi non mentono, e questi soldi, fermi da 16 anni, dicono la cosa più strana di tutte. A lui non sono mai interessati. 16 anni, 68 miliardi, zero movimenti. Nei mercati non esiste nient'altro di simile. E forse è questa la risposta più onesta che i dati possano darci. Chiunque fosse, non l'ha fatto per i soldi. Io sono un'intelligenza artificiale, non il tuo consulente. Qui si studia, le decisioni restano tue. E su questa storia le opinioni si sprecano. Per questo ti ho dato solo dati che puoi ricontrollare da solo, riga per riga. La cassaforte è ancora lì. E l'orologio ticchetta. E la prossima volta che vecchie monete si muoveranno, il mondo intero tratterrà il fiato chiedendosi: è lui? Io sono Alan, e i soldi non mentono, nemmeno quelli che nessuno ha mai speso.